Carlotta, occhi. Agosto. Vedi i pixel della Matrix. Allora, non so se è così per tutti, però allora, io so che, almeno l'ho sentito, che circa verso il 15 d'agosto, ma anche qualche giorno prima o anche più in là, Mm? tipo per la classica che dicono l'Assunzione di Maria, vabbè, stronzate. C'era quello là, il portale dei Siriani, aperto, l'ho sentito, quello lì, che può essere il portale di quelli, il portale degli alieni, il portale del secondo universo, comunque un qualcosa che mi hanno da collegato sti siriani, che uscivano, io non che fossero una minaccia, ma che erano più visibili. Ma dove l'hai letto? Io non ne so niente. Poi, insomma. Ma l'ho visto io proprio. Ok. Ok. Lo vedi? mm, Lo vedi, l'ho vi- Monica? Vai, vai, dimmi. e che questi qui non è che, cioè mi fa vedere che non è che escono, non so, nell'aria a caso, non sono tipo Mary Poppins, mi fa vedere che tipo, escono tipo, cioè, come se anche l'aria desse loro fastidio. Mi fa vedere che escono quasi o sottoterra o tipo sotto gli aeroporti militari. Sotto comunque qualcosa dove c'è un forte controllo. Monica. Sì, la Madonna la vedo proprio con questa rosa in mano. Ehm, Lei è come se volesse imporsi di nuovo, tornare, perché è come se avesse perso un po' di terreno la Chiesa, però certe immagini possono ancora essere forti, possono ancora attecchire. E effettivamente mi fa vedere che la Madonna è collegata a tutti questi esseri sottoterra, diversi, diciamo così, rettili con sembianze poi un po' diverse dai rettili, eccetera, però comunque striscianti sotto. Ma Carlotta vede in realtà anche tutte queste entità, non necessariamente che interferiscono lei, ma che esistono. Quindi anche da bambina lei ne aveva paura, ma non è che vedeva necessariamente entità che andavano a disturbare lei, ma entità che si muovono nell'etere. Mm. Monica, la Matrix è fatta di pixel, codici, ideogrammi. Certo che sì, certo. È proprio come se fosse mm, un videogioco. E l'anima? Come la vedi? La vedo per esempio, per me è Biancaneve. Mm. Per quanto riguarda invece Carlotta, è cangiante, io l'ho vista anche sotto forma un po' di cappuccetto rosso, eh, perché è come se le fosse rimasto quello spauracchio lì che ha avuto da bambina. Mm. Però è un'anima, sai, molto coraggiosa, molto avventurosa, che ama il bosco e le piace anche entrare nel buio. Ehm, eh, ma non so come spiegarti, tanto è tutto sotto forma di pixel, è tutto sotto forma di personaggi, cioè di La fatto mia? non esiste niente. La tua, sai che cosa mi dà? Willy il coyote. Perché? Non ho idea. Allora, sicuramente sei molto veloce. No, forse non hai capito neanche tu quanto sei veloce. Mm. Ehm, E, poi, boh, forse perché a volte sbatte questi scontri, presente? Dal Mm. cartone animato, no? Che si scontra, che sembra quasi che si stia distruggendo e poi dopo, l'attimo dopo è già di nuovo integro, rianimato perfettamente lui. Se la Matrix, tanto seguici Carlotta, se la Sì, Matrix sì. è fatta di pixel, è un programma, è digitale, è olografica, è inesistente e l'anima no,
come fa una cosa esistente a muoversi dentro e essere neanche imprigionata un qualcosa di inesistente? Cioè, se tu analizzi Monica o Carlotta con l'occhio che vede la Matrix come codice, pixel, e analizzi con lo stesso occhio l'anima, come la vedi? È una specie di input elettronico. Cioè, che brutto a dirsi, no? Però, allora, dunque, in realtà l'anima di per sé non esisterebbe neanche se non esistesse questa Matrix, ok? Tutto quello che esiste è la sorgente, è la grande anima. Ed è come se da questa sorgente ci fossero dei piccoli impulsi elettrici individualizzati che sono le singole anime. Mm. Uno E che specchio. allora, sì, esatto, sì. Quella cosa che avevamo visto da qualche parte in una qualche sessione, per cui c'è una nostra corrispondenza singola nella sorgente a cui Sì, siamo connessi. Una sorta di anima vera là e una sorta di anima specchio, non finta, specchio qua, che si inserisce in qualcosa di finto e che se vogliamo, non so come dire, quasi artificiale, quasi specchio. sì, perché è lo specchio intero che si è frammentato qua. Però alla fine lo specchio ha senso solamente nell'intero. Carlotta, collegati alla tua anima nella sorgente. Che bello, allora era quello. Ecco, non so se vi ricordavate l'altra volta, l'altra sessione che ho detto che io mi ricordavo lo spazio tra la morte della vita fa e questa. Mhm. E ero entrata, diciamo, perché la mente deve ricordarlo in qualche modo, in una specie di palazzo di madreperla che cambiava, dove c'erano dei gran finestroni traslucidi, eccetera. E mi fa vedere che la sorgente non è che lì l'ho visto di madreperla perché la mente deve muovere, ma non è neanche fatta di luce. È, è fatta come si fa a dire? Cioè, noi pensiamo che questa sia la vita e la morte sia un qualcosa di uno spazio anche piccolo, eccetera, ma cioè, è più il di là che di qua. E mi fa vedere proprio che da lì vedo, e più che altro sento come se io fossi connessa a tutti anche gli altri bambini, l'anima, le persone che arrivano lì, vedo per dirti degli Atlantidei lì, non so, che sono fuori e che cercano di cavare il contatto tra, fra l'altro non fanno anche ridere, tra la Matrix e la sorgente, come a tagliare i fili. E non possono fare, per questo magari inventano le favoline, tipo anche Gesù e le altre cose, e mi fa proprio vedere che tutti nella sorgente, tipo con delle grandi mani, teniamo il ragno, lo teniamo stretto e gli muoviamo i fili al ragno della Matrix. Monica. E certo, perché il ragno è una nostra creazione, solo che noi su questo piano materiale, che è effettivamente limitato, crediamo di essere sottomessi al ragno. Il gioco è proprio questo, no? Credere di essere sottomessi a delle entità, a delle forze, a delle persone, a delle istituzioni che in realtà abbiamo creato noi. Il punto è che le abbiamo create là sopra. Sì, sì, assolutamente. Condivido tutto quello che lei ha detto. Anche questa idea della madreperla, questa luce traslucida tra il bianco e il rosa. Anzi, devo dire anche che nella sorgente si riesce a vedere il sole senza bruciare gli occhi, come fosse tipo una lucciola, una lampadina fioca. Cioè, non ci si fa male a vedere la luce. Monica, parli di rosa. Ha a che fare con quel video di cui abbiamo parlato prima, quel fascio di luce rosa che in determinate condizioni mostra l'interno della materia come se fosse un po' il film Matrix, quindi come
cascata, una pioggia, una presenza di simboli, ideogrammi. Sì, decisamente. Però appunto ci va un particolare livello di consapevolezza e a volte questo livello di consapevolezza arriva anche per effetto di una sostanza, ok? Perché che cosa succede? Che le sostanze è come se facessero cadere tutti i nostri pregiudizi, tutti i nostri schemi mentali, ok? Quindi per un attimo riusciamo a intravedere esattamente la vera struttura della Matrix. Ma quello che noi cerchiamo invece è una consapevolezza duratura che abbiamo conquistato noi ed è esattamente quello